Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Oggi parleremo di tarare l'oscillatore locale di un frequenzimetro o di più frequenzimetri, o addirittura di tarare l'oscillatore locale direttamente anche esterno, se non è dentro un frequenzimetro, se vi serve come frequenza campione. E faremo l'operazione usando un oscilloscopio e ovviamente una frequenza di riferimento, perché senza la frequenza di riferimento ovviamente non si può fare una taratura perfetta. Continuate a vedere questo video e vedrete cosa combino come sempre con le apparecchiature. Oggi faremo la taratura, diciamo, di due apparecchi, di due frequenzimetri, diciamo. Non questo e questo, ma faremo la taratura dell'oscillatore locale di questo frequenzimetro qui, che come vedete è fuori perché questi qui sono con gli ingressi in parallelo. Questo è un oscillatore, l'oscillatore di questo frequenzimetro qui è comandato da GPS. Qui a tutte e due stiamo inviando un segnale da un altro GPS in maniera che non sia lo stesso, e questo ovviamente segna i famosi 10 MHz. Lasciamo stare l'ultima cifra che è ballerina, ma è vecchio questo frequenzimetro qui, mi tornava bene metterlo sul banco anche se è il più vecchio che ho, perché lo sposto bene, e questo insomma come vediamo è veramente fuori e va tarato. E poi faremo la taratura dell'oscillatore locale di questo qui, che è praticamente un oscillatore, come si dice, è un oscillatore a temperatura controllata. Infatti questo è caldo, questo qui scalda, è un oscillatore diciamo termostatato. Questo è un oscillatore a temperatura controllata e faremo la taratura che si fa tramite questo potenziometro qui, e vi faccio vedere due sistemi di taratura. Allora, per tarare il frequenzimetro, quando c'è un'uscita al frequenzimetro da poter prendere l'oscillatore locale, sarebbe bene farla sempre ovviamente con una frequenza campione, ma fatta con un oscilloscopio, come vi farò vedere poi per questo. Il problema di questo frequenzimetro qui è che se io attacco l'oscilloscopio sull'oscillatore locale, praticamente va in deriva, dà nel matto, come si suol dire, e sicché questo lo tareremo nel metodo classico, come tanti fanno la taratura dell'oscillatore locale usando un frequenzimetro, in questo caso lui stesso, perché sappiamo che ci mettiamo dentro una frequenza di 10 MHz, ma risulta molto meno agevole che usare un oscilloscopio. E usando questo qui vi farò vedere con l'oscilloscopio come risulta più facile fare la taratura e molto più precisa anche. Questo oscillatore qui l'ho provato, fra parentesi, e me l'ha portato un signore da fargli la taratura insieme con questo frequenzimetro, però mi sono già accorto che non arriva a 10 MHz, rimane sempre a livello superiore, e sicché diciamo che non è stato calcolato bene questo partitore di tensione, e rimedieremo mettendo una resistenza in questo punto qui, vediamo un po', fra qui e la massa. Dopo vi faccio vedere quando l'ho messa e vi spiego un attimino cosa ho fatto. Però per prima cosa ora inizierei a fare la taratura di questo. Un secondo che lo volto e vi faccio vedere le cose. Lo apro, lo volto e vi faccio vedere le cose. Allora, eccoci qua. Come vedete il frequenzimetro è capovolto perché è montato praticamente al contrario. Quando il frequenzimetro è in posizione normale e il circuito stampato è verso l'alto, sicché per fare la taratura l'ho dovuto aprire parzialmente perlomeno e capovolgere. Qui dentro c'è l'oscillatore locale
e questo pallino giallo qui è dove c'è il trimmerino di regolazione, che io ora andrò a toccare fino a mettere il frequenzimetro precisamente su 10 MHz. Ovviamente, come vi avevo spiegato, non è una soluzione ottimale, ma la soluzione ottimale si fa con un oscilloscopio, come vi farò vedere dopo. Però qui non c'è altra soluzione, perché, come ripeto, se attacco qualsiasi cosa comunque in parallelo all'oscillatore locale dà nel matto. Allora, vediamo un attimino, iniziamo la regolazione. 60, 65, vediamo se trovo 79, 72, stiamo andando indietro, però proseguendo la corsa, siccome non ha un fine corsa ovviamente questo trimmer. Vediamo un attimino, ecco qua, abbiamo passato i 10 MHz, torniamo indietro un attimino. Sono un po' difficoltosi questi trimmer qui, basta toccarli a malapena e danno in paranoia. Ovviamente il frequenzimetro è stato lasciato acceso un paio di ore, così come dopo l'altro oscillatore che faremo la taratura è stato lasciato acceso almeno un paio d'ore. Come vedete ho mosso leggermente e siamo già andati fuori del seminato. Ecco, ora siamo sui 10 MHz. Vediamo quanto siamo fuori mettendo una base dei tempi più alta, invece che un secondo, 10 secondi. Vediamo cosa succede. Vediamo se siamo perlomeno vicini o molto fuori. Siamo abbastanza vicini. Allora lo volto un attimino, lo risistemo un attimino e vediamo, perché se lo lascio su 10 secondi non risulta agevole. Ovviamente è quello che vi stavo dicendo, e per quello che si usa, usando un oscilloscopio torna molto ma molto meglio. Vediamo un attimino quanto siamo fuori ora, che se lo lascio su 10 secondi ovviamente prima che io faccia la lettura ci vuole un sacco di tempo. Allora, l'ultima cifra ovviamente è comunque poco significativa. Ecco, qui ci siamo. Abbiamo tarato il frequenzimetro, ora io partirei con l'oscillatore, vi faccio vedere cosa ci ho fatto e si fa la taratura di quello, però questa volta sfruttando l'oscilloscopio. Allora, prima di chiudere col frequenzimetro volevo testargli un attimino la banda passante per vedere dove arriva. Allora, questo ingresso qui dovrebbe arrivare fino a 100 MHz. Ora io gli ho messo circa 80 MHz, non l'ho messo con un oscillatore controllato, sicché ho preso un oscillatore che avevo, diciamo c'è circa 80 MHz e le sta leggendo. Mano a mano che aumenterò la frequenza, a un certo punto lui non la leggerà più, e quando non la leggerà più o la leggerà male vorrà dire che ha raggiunto, diciamo, il limite di banda. Allora, vediamo un attimino. Sono messo in un punto proprio messo male. Mettiamo 90 MHz circa. MHz. E quello continuo a leggerlo. Proviamo. 99 MHz. Non metto una cifra pari perché così si capisce che non è quello. Ecco, 99 MHz comincia a dare nel matto, sicché diciamo che a 100 MHz quell'ingresso lì non ci arriva. Se io mettiamo 120 MHz, ovviamente dà un paranoia completamente. Allora mettiamo l'altro ingresso che dovrebbe arrivare fino a 1
1,3 giga. Commutiamo su B e infatti 120 MHz li sta leggendo. Proviamo a portarlo direttamente a 1 GHz. 1 GHz, non so se mi sentite bene perché mi sto spostando. Allora, questo è 1 GHz e 1 GHz lo sta leggendo. Infatti sono segna 1000, sicché è 1 GHz. Proviamo, dovrebbe arrivare, se detto, 1 giga e 2, no, 1 giga e 3. Proviamo 1 giga e 2. Allora, 1.2 GHz e anche quello lo legge. 1.3, 1.3, 1.3 lo legge. Proviamo 1.5, 1.5 GHz. È andato in paranoia. Proviamo 1.35, 1 GHz e 35 lo legge. Proviamo 1.4, niente. Sicché diciamo che comunque la frequenza massima di 1,3 GHz lo legge, perché legge fino a 1,35 GHz. E sicché con questo frequenzimetro abbiamo concluso. Allora, questo è il modulino da tarare. Prima abbiamo usato per la taratura dell'altro apparecchio, abbiamo usato un cacciavite antiinduttivo, praticamente è plastica e in cima c'è una pastiglina di ottone, in maniera che non dà problemi ai nuclei. Mentre per la taratura di questo, siccome va girato solamente questo potenziometro, abbiamo un cacciavite normale, si può usare un cacciavite normale. La modifica che gli ho fatto io, siccome non scendeva di frequenza, è semplicemente ho aggiunto questa resistenza qui da 100K. Dopo vi faccio vedere come funziona questo modulo, più che altro come viene comandato l'oscillatore termostatato qua. E probabilmente per la tolleranza dei componenti non bastava il partitore come è stato fatto praticamente, e non riusciva ad abbassare la tensione in questo punto a sufficienza per sincronizzarlo correttamente sui 10 MHz, sicché ho messo una resistenza da questo pin qui verso la massa, che ovviamente fa da partitore anche quello. Dopo vi faccio uno schemino veloce, ve lo faccio vedere una volta che si è fatto la taratura. Ora inquadrerò l'oscilloscopio e vi faccio vedere come si fa a fare la taratura e cosa si vede sull'oscilloscopio. Un attimo solo. Allora, dopo provo anche a togliere questo riflesso che c'è sull'oscilloscopio qua. Vediamo un attimino di inquadrare meglio. Ecco, dopo poi lo tolgo, questo riflesso in qualche maniera lo tolgo. Vi volevo far vedere come collegare un oscilloscopio per fare la taratura di un oscillatore locale qualsiasi, di in questo caso a 10 MHz, avendo una frequenza campione a 10 MHz, sia di un frequenzimetro ossia un oscillatore esterno come può essere questo qui. Allora si mette la frequenza di riferimento sul canale 1, che sarà quello che sincronizzerà, e è praticamente, come vedete, l'immagine, la sinusoide ferma. Quell'altro è nell'altro ingresso, sul canale 2, ci si mette l'oscillatore da tarare. Se la frequenza discosta, ovviamente basta anche di poco, si vedrà la sinusoide di sotto camminare ovviamente. Ovviamente se andiamo a invertire la sincronizzazione, cioè se facciamo che sia questo a sincronizzare, in questo caso vedremo muovere la frequenza di riferimento, ma non è quello che ci interessa a noi. Allora,
segnale sul canale A, sul primo canale dell'oscilloscopio, segnale di riferimento, in questo caso ripeto è un 10 MHz proveniente da un GPS, da un ricevitore GPS dell'HP, e sul secondo canale l'apparecchio che diciamo va tarato. Ora inquadro un attimino più da vicino e vi faccio vedere un attimo solo. Eccoci qua. Allora, il riflesso non mi è riuscito a toglierlo, però insomma si dovrebbe vedere lo stesso. C'è la riga che si muove, la sinusoide che si muove e la sinusoide che sta ferma. Per far sì che sia tarato, ora devo girare questo trimmer, però ci devo tenere il dito, perché se no mi scappa, poi faccio dei danni. Bisogna, vediamo un po', se sto girando dalla parte giusta o se era già a fine corsa di là. Mi sa che sto non girando dalla parte giusta. Allora, giriamo dall'altra parte. A un certo punto dovrebbe rallentare. Ecco, sta rallentando. Ero a fine corsa tutto dalla parte opposta, era messo. Ecco. E a un certo punto si fermerà fino anche, se proseguo, a tornare indietro. Vedete? Torna indietro. Allora la sincronizzazione perfetta è fatta non quando cammina magari come ora piano piano, ma quando le sinusoidi sono ferme. Non occorre che siano una sotto l'altra come ora, però non si devono muovere, oppure si devono muovere in maniera impercettibile. Abbassiamo questo, alziamo questo, e se io proseguo un attimino, come vedete si muove, arrivo a un certo punto che è ferma, oppure si muove poco. Quello dipende dalla bontà ovviamente dell'oscillatore locale, dell'oscillatore che andiamo a tarare. Qualcuno si potrebbe muovere un pochino, però così abbiamo veramente una regolazione fine, che non potremo vedere con un oscilloscopio, che non potremo vedere direttamente con un frequenzimetro. E ora vi faccio vedere un attimino l'uscita sul frequenzimetro, un attimo solo. Ecco qua, ora questo è il modulo, eccolo qua, qui c'è il cavo attaccato e il cavo è questo. Se io lo metto al frequenzimetro, aspettate che devo mettere la frequenza di riferimento, perché così è senza oscillatore locale il frequenzimetro. Ecco qua che segna 10 MHz precisi, e sicché l'abbiamo tarato. Ora vi faccio vedere un'altra cosa che si potrebbe fare. Allora, un'altra cosa che possiamo fare è sfruttare le forme d'onda di Lissot, mettendo l'oscilloscopio in XY. Ora vediamo che l'oscillatore è tarato, ora lo stariamo un attimino. Come vedete la forma d'onda, la seconda forma d'onda si muove. Se noi mettiamo l'oscilloscopio in XY, accidenti mi lego, la forma d'onda ovviamente ruota. Se noi la mettiamo, vediamo da che parte, vedete che piano piano rallenta, praticamente così è ferma, va bene, se no tornerebbe indietro come ora, e possiamo regolare fino a che la forma d'onda non è ferma. Quando è ferma è tarato. A me mi piace di più con le due sinusoide. Comunque il procedimento è analogo. Ora vi faccio uno schemino della modifica che ho fatto a questo oscillatore e concludiamo il video.
Allora, questo è il famoso modulino che abbiamo tarato. È un oscillatore a 10 MHz e questo qui è termostatato praticamente, controllato in tensione. È per quello che si regola questo potenziometro qui. Ovviamente vi ho fatto vedere come tarare questo con l'oscilloscopio, ma l'oscillatore che sia interno ad un frequenzimetro o a un altro apparecchio o che sia esterno come questo, ovviamente non cambia niente, sicché nella stessa maniera potete, se il frequenzimetro ha un'uscita che va a cascare sull'oscillatore, potete tarare con l'oscilloscopio anche un normale frequenzimetro. Allora, regolando questo potenziometro qui, questo trimmer qui, si varia una tensione. Ora ve lo giro un attimino. Si va a variare la tensione, eccolo che la telecamera comincia a fare le bizze, che va a cascare su questo piedino qui. Siccome rimaneva troppo alto, io semplicemente ho messo una resistenza fra qui e la massa. Potevo metterla anche fra qui e la massa, che era la stessa cosa, però c'avevo una resistenza da 1/4 di watt, era un pochino grande, l'ho messa fra qui e qui. Comunque anche questo piedino qui è la massa. Ora vi faccio vedere un attimino lo schema di principio. Nello schema si vedrà questo messo in questa maniera qui, con questi 3 piedini qui e i 2 da quest'altra parte, e vi spiego cosa sono questi piedini qui dell'oscillatore. L'oscillatore è questo, perché tutto quello che c'è intorno serve per farlo funzionare. Qui c'è anche un'uscita ad onda quadra, sicché diciamo questo è lo stabilizzatore che da 12 volt porta la tensione a 5 volt, perché il modulo viene alimentato a 5 volt. Questo, siccome è un modulo a uscita sinusoidale, le fanno a uscita quadra e a uscita sinusoidale. Questo è uscita sinusoidale, e sicché c'è anche un integrato qui che la trasforma in onda quadra, sicché praticamente qui abbiamo la regolazione, qui abbiamo l'altro integrato e compagnia cantante. Però questo qui, se lo alimentiamo a 5 volt e poi con l'ausilio di 3 componenti, già otteniamo il nostro scopo. Allora vi faccio vedere lo schema. Allora un attimino, allargo. Ecco qua. Allora, questo è il modulino messo per come ve l'ho fatto vedere prima. E questi sarebbero i famosi 3 componenti esterni, se vogliamo farlo funzionare direttamente. Allora, il modulino viene alimentato a 5 volt. In quel caso lì c'era uno stabilizzatore che da 12 la porta a 5 volt. Questo piedino qui non è connesso a niente. Qui abbiamo la massa e qua abbiamo l'uscita a 10 MHz. Tramite un partitore di tensione qui, partitore di resistenze che ovviamente varierà la tensione qui, abbiamo questo partitore qui, e tramite questo trimmer faremo andare una data tensione qui. Regolandola varieremo la tensione su questo piedino e varieremo anche la frequenza a quel punto lì, leggermente, ma varieremo la frequenza. Serve appunto per tararlo sui 10 MHz. La frequenza, se non si mette nulla o si mette un valore a caso, sarà prossima ai 10 MHz, perché l'oscillatore è 10 MHz, ma non sarà precisa. Allora si fa questo partitore qui per fare in maniera che qui ci vada una tensione che non è una tensione che dobbiamo scegliere noi, ovviamente è una tensione che, variando questo trimmer, dobbiamo vedere che qui escano perfettamente 10 MHz. Che è successo in questo caso qui? Si vede che il partitore qui non era stato calcolato perfettamente, o le resistenze avevano una tolleranza eccessiva, e quando lo giravo il trimmer tutto da una parte, in questo caso tutto da questa parte, qui ci continuava a essere una tensione troppo alta e qua mi uscivano, diciamo, non i 10 MHz.
Io che ho fatto? Semplicemente ho messo una resistenza fra qui e la massa, fra qui, in quel caso come ho fatto vedere, fra qui e la boccolina di uscita che comunque era la massa, o la possiamo mettere fra qui e la massa. L'alternativa sarebbe stato andare a variare questa resistenza in SMD, ma non avevo voglia perché ovviamente sono montate male, non male, loro l'hanno montate bene, ma poi per lavorarci noi sarebbero montate male, sicché ho fatto prima semplicemente a aggiungere una resistenza qui, in maniera che ho calato leggermente la tensione che arrivava qui. È come avere, vedete, se qui ci metto una resistenza, qui un pochino mi cala, no, la tensione. E in quella maniera, allora, regolando questo trimmer, sono riuscito ad avere la tensione giusta qui per fare uscire qui il 10 MHz. Tutto lì praticamente. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, anzi spero più che altro che vi sia stato utile. Mettete un mi piace ovviamente alla pagina se vi è piaciuto, e più che altro poi chi non l'avesse fatto si iscriva al canale, perché come dice un mio collega, se non vi iscrivete al canale io non sono motivato a fare i video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!